Scintilla di vita. Come la tecnologia e il coraggio hanno acceso i primi segnali di trasformazione su Marte. Siamo nell'anno 2200. Il cielo marziano ha iniziato a cambiare. Dove un tempo regnava un eterno silenzio, ora tempeste di polvere danzano sotto una luce dorata riflessa dagli specchi orbitali. Per la prima volta, Marte risponde. È il risultato di decenni di esperimenti, fallimenti e innovazioni. Questo è il momento in cui il sogno della terraformazione ha trovato la sua scintilla. Nel 2150, il progetto Aurora Orbital Mirrors fu lanciato. Una flotta di giganteschi specchi, ognuno lungo oltre 100 chilometri, venne posizionata in orbita attorno a Marte per riflettere la luce solare verso i poli ghiacciati. L'obiettivo era semplice, ma ambizioso: sciogliere le calotte polari per liberare anidride carbonica intrappolata nel ghiaccio. Più CO2 significava un'atmosfera più densa, capace di trattenere il calore e avviare un ciclo di riscaldamento globale controllato. I primi esperimenti furono un successo parziale. I ghiacci iniziarono a sciogliersi, ma non senza conseguenze. Tempeste impreviste e variazioni di pressione crearono nuovi pericoli. Marte stava cambiando, ma era ancora lontano dal diventare accogliente. Non tutto andò secondo i piani. Gli specchi subirono danni a causa delle micrometeoriti e delle variazioni termiche estreme. Ogni rottura rappresentava milioni di perdite economiche e anni di ritardi. Ma fu proprio nei fallimenti che gli scienziati trovarono le risposte. I materiali furono migliorati, i sistemi di controllo ottimizzati e nuove tecnologie come i droni per la manutenzione automatica furono introdotte. Ogni lezione appresa portava Marte più vicino alla vita. Nel 2180 fu introdotta una seconda innovazione chiave: l'uso di gas serra sintetici. Questi composti, creati nei laboratori delle colonie orbitali, furono rilasciati nell'atmosfera marziana tramite sonde autonome. I gas serra, come l'esafluoruro di zolfo, amplificarono il riscaldamento del pianeta, aumentando gradualmente la temperatura media. Per la prima volta, su Marte si registrarono temperature sopra lo zero in alcune regioni durante il giorno. Era un progresso straordinario, ma non privo di rischi. Gli scienziati sapevano che un errore avrebbe potuto rendere Marte ancor più ostile. Ogni decisione era una scommessa sul futuro. Fu nel 2195 che accadde l'impensabile. Le prime immagini di acqua liquida furono catturate nei canyon di Valles Marineris. Era solo un rigagnolo, un piccolo torrente che scorreva durante le ore più calde, ma rappresentava un segno di speranza. L'umanità era riuscita a risvegliare un elemento fondamentale per la vita. Questo momento fu celebrato come un trionfo della scienza e un simbolo del nostro potere di trasformare il cosmo. Ma questo progresso aveva un prezzo. Il rilascio di gas serra alterò gli equilibri atmosferici, causando tempeste di polvere più frequenti e più violente. Le colonie umane, ancora protette sotto le cupole, lottavano per adattarsi alle nuove condizioni climatiche. Era chiaro che terraformare Marte non significava solo plasmare un nuovo mondo, ma anche affrontare le conseguenze impreviste del nostro intervento. La scintilla era stata accesa. Marte, un tempo un mondo morto, stava lentamente rispondendo agli sforzi umani. Tuttavia, questa era solo la prima fase di un processo lungo e incerto. Nel prossimo episodio esploreremo come l'introduzione di forme di vita bioingegnerizzate ha dato a Marte il suo primo respiro verde. La vera trasformazione era appena iniziata.